Benvenute e benvenuti su questo canale. Io sono Alberto Repetti e presento video che trattano di pittura e di disegno soprattutto e che si soffermano sui vari esempi della pratica artistica. Sabato scorso ho presentato un video di un dipinto di un panneggio monocromo in preparazione di una velatura che ho eseguito e che vedremo in questo video di oggi. Vedrete quindi tutte le fasi della velatura, i colori che uso, i pennelli che uso e soprattutto i tempi e i modi dell'esecuzione. Ho scelto il panneggio perché è un soggetto che offre una varietà di chiari, di scuri, di riflessi di luce interessantissimi e che ha sempre affascinato e attraversato tutta la rappresentazione pittorica in tutta la storia dell'arte. Vi lascio subito al video, non prima di avervi invitato a iscrivervi al canale, a mettere mi piace al video, a condividere il video sui vostri profili social e a commentare, come state facendo, sotto la descrizione. A proposito, vi ringrazio perché siamo tantissimi e tantissime e presto farò una live dove avremo modo di conoscerci meglio, se vorrete, e interagire per condividere insieme questa nostra straordinaria passione. Buona visione, buona giornata e arrivederci a presto. Eccoci giunti alla seconda parte di questo lavoro, l'H di Garanza. Adesso sovrapponiamo la lacca di Garanza così com'è, come esce dal tubetto, senza nessun tipo di diluente, al dipinto che avevamo fatto la volta scorsa del panneggio, di questo grande drappo, di questo drappo pesante. Vedete, io porto in questo momento questa lacca in maniera penetrante sul lavoro, in modo che riesca proprio a entrare in qualsiasi fessura, in qualsiasi zona e parte del dipinto, in modo che penetri, che si permei bene della sostanza del pigmento, perché la lacca ha, ovviamente, per chi non lo sapesse, ha questa particolarità, la lacca di Garanza, in questo caso, di essere molto trasparente e quindi di essere messa sopra il nostro dipinto monocromo e lasciar quindi trasparire sia le ombre che le luci, che le parti più in luce. Ovviamente questo è un primo strato, è una prima applicazione che noi dobbiamo fare se vogliamo procedere in questo modo, con una velatura di questo tipo, su un soggetto, ripeto, molto corposo, con una pittura molto corposa e non una pittura lieve. Quindi la superficie non è una superficie liscia, ma anzi è una superficie che presenta delle asperità lasciate proprio dal colore che si è asciugato precedentemente. Ricordo che il dipinto precedente, quello che vedete monocromo, è stato fatto con il Bruno Van Dyck, il nero di Marte e il bianco di titanio e basta. Adesso qui, dopo alcuni giorni, 2-3 giorni, sto ponendo sopra la lacca di alizarina sopra tutto il dipinto. Quando vedete, se io stendo la lacca in maniera, cioè come proprio esce dal tubetto senza col pennello portarla e diciamo estenderla sul dipinto, è molto scura. E come lo vedete proprio dalla spremitura che ho fatto proprio del tubetto. Quindi invece stendendola sul dipinto, chiaramente sviluppa tutte le sue potenzialità di trasparenza. Ovviamente è un colore non proprio scarlatto, che lascia una velatura rosata tendente più al tono freddo, anche se qui nel video magari non si nota subito, però poi vedrete che quando noi applichiamo a tutto il dipinto questo si può notare meglio. Infatti, se noi per esempio dovessimo mischiare
questa lacca con del bianco, avremo proprio un bel rosa pallido molto freddo. Dovete naturalmente usare un pennello molto non duro, un pennello che però abbia una buona consistenza, perché dobbiamo proprio sfregarlo sulla tela, dobbiamo fare in modo, se abbiamo a che fare con un dipinto così aspro come questo, che dobbiamo proprio fare in modo che penetri proprio dappertutto e quindi che abbia delle setole molto resistenti. Non usate mai per l'olio un pennello dedicato all'acquarello o alla tempera, perché sono due mondi completamente diversi. L'olio ha bisogno di un pennello con molta resistenza e molta forza. Già è difficile trovare un buon pennello, di questo poi ne parleremo abbastanza diffusamente in un video in cui dedicheremo proprio l'attenzione al pennello, perché è secondo il mio modo di vedere, è un anello debole della catena di tutta la produzione tecnologica legata alle belle arti. Sono molto più, dal punto di vista della qualità, è molto più facile reperire dei buoni colori, dei buoni supporti, ma è molto difficile reperire dei buoni pennelli, dei pennelli resistenti. Mentre per quanto riguarda l'acquarello, la china e la tempera vi è un'ottima scelta, per quanto riguarda l'olio si complicano le cose, anche perché il pennello ha bisogno di una grande cura e quindi comunque nonostante la cura che si possa tenere, un pennello non ha una grandissima vita se uno dipinge abbastanza regolarmente, e questa è una delle criticità appunto dell'industria legata alle belle arti, ma come ho detto avremo modo di parlarne. Vedete che il dipinto sta assumendo questo alone scuro, questo alone di rosso proprio penetrante, che è come se fosse una specie di filtro che noi abbiamo messo al nostro lavoro. Però è interessante proprio vedere come in questo senso, con questo modo, con questo tipo di esecuzione, noi abbiamo tagliato quelli che sono tutti i toni e tutte le tinte che sarebbero occorse a noi per poter fare i chiari e gli scuri del nostro drappo, se avessimo usato il rosso. Per cui in questo modo noi abbiamo, diciamo, un poco accorciato il tempo di esecuzione e facilitato il lavoro. È naturale che se noi dobbiamo operare con una velatura sulle carni o sulla pelle e quindi su una sostanza così delicata, dobbiamo operare con un attimo di attenzione in più e con altri accorgimenti. Però per adesso, per iniziare, il panneggio secondo me è uno dei soggetti più interessanti, perché offre subito un immediato risultato, anche se è fatto in maniera grossolana, o meglio su una superficie dove ci possiamo permettere alcuni rischi. Infatti per chi inizia a dipingere c'è sempre la paura e soprattutto la tentazione dell'imitazione dell'oggetto che si vede a discapito della pittura stessa e dell'oggetto dipinto stesso. Mi spiego. Se noi operiamo con una tela e con dei colori a olio e guardiamo un soggetto che abbiamo davanti e vogliamo ritrarre questo soggetto in maniera tale che possa essere riconoscibile, però attraverso una nostra cifra stilistica personale, dobbiamo ovviamente essere padroni della tecnica. E mentre noi impariamo, notiamo che il colore molte volte non si comporta come noi vorremmo e quindi spesso vi sono
tentativi che più il particolare è definito e più i tentativi poi naufragano. Quindi il mio consiglio è quello, quando si inizia a dipingere, di iniziare con del materiale, con la coppia di materiali dove i particolari non sono moltissimi, in modo che possiamo concentrarci sull'aspetto generale della forma. Quindi è per quello che la frutta in generale, per quello che il panneggio sono materiali interessanti e di facile applicazione per chi inizia a muoversi in questo ambito. Adesso, come avete visto, ho posato il pennello più sottile, ho preso questo pennello largo, morbido, in modo da stendere in maniera ancora più omogenea il colore su tutta la superficie del dipinto. Fatto questo, lascio asciugare il dipinto un giorno. Il giorno dopo questa preparazione sarà completamente asciutta. Quindi andrò a mettere sempre la lacca di Garanza insieme al giallo indiano. E quindi anche il giallo indiano, essendo trasparente o semitrasparente, insieme alla lacca andranno a comporre questo secondo strato che scalderà un poco il tono del mio panneggio. In questo modo, dopo, quando andrò ad operare e a mettere i chiari, avrò una risultanza di tono che sarà differente, perché il giallo indiano mi aiuta a scaldare il dipinto. Adesso inizio a fare le luci sul drappeggio e mi servo di un colore, il primo colore non trasparente, che è il bianco di titanio. Quindi mischio il bianco di titanio con il giallo indiano e la lacca di Garanza in modo da riuscire ad ottenere un primo strato chiaro del dipinto, e poi andiamo a vedere dopo qual è il colore fondamentale che entra in gioco per riuscire ad avere una compattezza e una pienezza proprio del colore. Per adesso studiamo in un primo momento quelle che sono le zone chiare e come il colore può essere determinato nel nostro dipinto. Quindi andiamo a vedere e provare quali sono i toni del giallo indiano e della lacca di Garanza che più soddisfano e che danno un risultato più efficace. L'importante è trovare un giusto tono fra questi tre colori, in modo tale che la risultanza di luce non rimanga troppo vicina al bianco, ma piuttosto vicina al giallo, perché questo risulterà meno freddo e più corposo. Quindi adoperiamo questi colori per ripassare tutte le luci che noi abbiamo fatto prima con il bianco, e adesso con questi tre colori imitiamo proprio il disegno sottostante, esaltando quelli che sono i punti luce del dipinto. Noi abbiamo con noi due bellissime tracce. La prima è rappresentata dal disegno sottostante e quindi dalle luci che noi troviamo al di sotto, e quindi col pennello ripercorriamo la strada che abbiamo fatto prima. E poi abbiamo ancora il soggetto che è di fianco a noi e che è il principale attore di questa nostra esecuzione, e quindi è da lì che noi dobbiamo prendere spunto, oltre che
fidarci di quello che noi abbiamo fatto in precedenza con le luci nel dipinto monocromo, perché vi possono essere delle cose che a noi possono essere sfuggite, che in questo momento noi possiamo, con l'ausilio di questa copertura luminosa, andare a modificare, ad esaltare o addirittura cambiare. Vi sono dei punti più luminosi di altri e quindi in questi punti si è tentati di agire con il bianco, mentre è sempre doveroso tenere a mente che il chiaro ottenuto con il giallo indiano deve essere prevalente, per non far sì che la pittura opacizzi. Naturalmente qua mi vengono in mente i video in cui ho parlato della costruzione del colore e quindi di riuscire proprio a mantenere un certo tipo di tonalità usando alcuni colori semplici e basici, come in questo momento noi facciamo con questi 3 che abbiamo. Quindi quando noi troviamo un tono, per esempio come adesso un tono di giallo, lo possiamo scurire e illuminare usando e dosando bene il bianco e il carminio della lacca di Garanza. Questa operazione è un'operazione che sembra semplice, ma in realtà richiede una grande attenzione. Questa notazione è interessante non solo per chi dipinge, ma anche per chi guarda un dipinto. Anzi, invito coloro che osservano i dipinti e non sono dei pittori, non sono dei disegnatori, ma sono degli amanti dell'arte, a guardare proprio da vicino i dipinti per riuscire a capire e a guardare e osservare proprio le pennellate nel dipinto e capire come il pittore si è riuscito a mantenere un certo tono durante tutto per esempio come in questo caso durante un panneggio, oppure un certo colore come sia presente in tutto il quadro, nelle varie parti del quadro, e come tutti i colori che lui ha usato, li ha usati in modo tale che riescono a essere armonizzati tra di loro secondo il giudizio e la necessità proprio del pittore, che in quel momento compie l'atto del dipingere. Quindi non sono questi i miei video, non sono video dedicati esclusivamente a chi dipinge, ma anzi sono dei video in cui io cerco di stimolare una visione dell'opera d'arte da un punto di vista del pittore, ma anche a chi pittore non è, perché possa apprezzare e possa godere del metodo usato per disporre il proprio modo di vedere la realtà del pittore stesso sulla tela. Perché non è una questione solo di soggetto, ma è soprattutto di oggetto, quello della pittura. Chiaramente un pittore si impone davanti una risoluzione di un problema, che è quello di compiere il dipinto, e quindi fa una serie di operazioni che più sono eseguite in successione, in giusta successione, e più il dipinto potrà avere un certo tipo di risultato, e questo lo possono vedere tutti. Quindi una lezione o un'esposizione, una dimostrazione di pittura è importante sia per chi dipinge e sia per chi non dipinge, perché comprendendo i modi della pittura può comprendere la pittura stessa. Dopo tutto questo gran parlare, abbiamo visto che, o magari qualcuno ha notato, che è intervenuto un altro attore fondamentale per il nostro dipinto, il giallo di cadmio.
che io ho posto, e vedete alla destra della visualizzazione video. Il giallo di cadmio è un colore coprente. Quindi cosa può fare ora? Come può esserci utile? Può esserci utile perché dà corpo definitivo alle luci del nostro dipinto. Per mezzo di lui costruiamo assieme a lui, al giallo di cadmio e alla lacca di garanza, sostituendolo al giallo indiano, che non era corposo ma bensì trasparente. Dopo aver trovato il tono con il giallo indiano e la lacca di garanza, ora agiamo con il giallo di cadmio più coprente per dare stabilità e forza alle luci che andiamo a costruire. E lo stiamo vedendo adesso, a poco aggiungiamo il chiaro e aggiungiamo la sostanza del giallo di cadmio al dipinto e al nostro drappeggio, che avrà una maggiore solidità e una maggiore consistenza. Quindi, ricapitolando, giallo indiano, bianco di titanio e lacca di garanza per una prima stesura delle luci, poi successivamente, senza aspettare che il dipinto si asciughi, giallo di cadmio che sostituisce il giallo indiano, lacca di garanza e bianco di titanio, cioè i colori fissi, solidi, coprenti si sostituiscono man mano ai colori più trasparenti. Questo è importante e noi vediamo proprio subito, quando noi prendiamo il colore e lo posiamo sulla tela, come in questo momento, vediamo subito proprio la consistenza del colore più corposo, del colore che non è trasparente ma che ci dà solidità. A questo proposito mi viene in mente, a proposito del discorso che facevamo prima sulla comprensione dell'opera d'arte, mi viene in mente uno scritto di Bertolt Brecht del 1939, dove lui dice, ci sono passi interessantissimi in questo scritto, dove lui dice a un certo punto: se è vero che in ogni uomo si nasconde un artista e che l'uomo fra tutti gli animali è quello più dotato di senso artistico, altrettanto certo è anche che tale disposizione può bensì venire sviluppata, ma può anche atrofizzarsi. L'arte si fonda su una capacità, la capacità di lavorare. Chi ammira l'arte ammira un lavoro molto abile e ben riuscito, ed è necessario sapere qualcosa di questo lavoro per poterlo ammirare e per poter gustare il suo risultato, e cioè l'opera d'arte. E più avanti continua: se si vuole arrivare a gustare l'arte, non è mai sufficiente proporsi soltanto di consumare comodamente a buon mercato il risultato di una produzione artistica. Occorre partecipare a questa produzione, essere noi stessi, entro certi limiti, capaci di produrre, fare un certo spreco di fantasia, assommare o contrapporre la propria esperienza a quella dell'artista e così via. Anche colui che si limita a mangiare compie un lavoro. Taglia in pezzetti la carne, porta i bocconi alla bocca, mastica. Il godimento artistico non si può avere a un prezzo minore. Bisogna perciò partecipare allo sforzo dell'artista, in forma abbreviata ma completa. Egli dura fatica col suo materiale, con il legno poco malleabile, l'argilla spesso troppo cedevole, e dura fatica con l'oggetto, nel nostro caso per esempio una testa umana. Come nasce la sua riproduzione di una testa? È istruttivo e anche piacevole veder fissate, almeno in immagini, le varie fasi che attraversa un'opera d'arte, frutto del lavoro di mani agili e piene di vita, e poter intuire almeno una parte delle fatiche e dei trionfi attraverso cui è passato l'artista durante il suo lavoro. Dapprima è il momento dei tratti fondamentali, ancora grossolani,
quasi un po' selvaggi, sbozzati arditamente, il momento in cui lo scultore si abbandona all'esagerazione, eroicizza, arriva, se si vuole, alla caricatura. C'è in essi ancora qualcosa di animalesco, di informe, di brutale. Vengono poi gli elementi espressivi più particolareggiati, più fini, un dettaglio, per esempio, la fronte, comincia ad avere il sopravvento su tutti gli altri. Si arriva poi alle correzioni, l'artista fa scoperte, incontra delle difficoltà, smarrisce la visione d'insieme, ne costruisce una nuova, scarta un punto di vista, ne formula uno nuovo. Stando a guardare l'artista si comincia a capire la sua capacità di osservazione. Egli è un artista dell'osservazione. Osserva il suo oggetto vivente, una testa che vive e ha vissuto. Ha molta pratica nell'arte di osservare, è un maestro nell'arte di guardare le cose. Si intuisce che è possibile imparare da questa sua capacità di osservare ed egli ci può insegnare l'arte di osservare le cose. Si tratta di un'arte importantissima per chiunque. L'opera d'arte non insegna soltanto a guardare nella maniera giusta, cioè a fondo, compiutamente, con piacere, il particolare oggetto che raffigura, ma anche altri oggetti. Insegna in assoluto l'arte di osservare. Direi che qui Brecht ha proprio colto nel segno. Ed è questo quello che noi dobbiamo fare, sia come pittori, disegnatori, ma sia come uomini, donne, persone che guardano un oggetto che ha una rispondenza nella realtà, ma che è costruito ed è formato da oggetti che non hanno niente a che vedere con la realtà. È un'esperienza, l'arte. La pittura, la scultura, la musica, la letteratura sono esperienze fondative dell'animo umano. Però queste esperienze vengono, come diceva appunto Brecht, da un lavoro, da un lavorio, che non può essere accantonato, che non può essere eluso, con cui dobbiamo fare i conti. E i conti noi li facciamo adesso col lavoro che abbiamo svolto. E vedete come il giallo di cadmio proprio ha aiutato ancora di più all'oggetto, al nostro oggetto, di essere più presente, più corporeo, di acquistare quel volume e quella pienezza di colore necessaria. Quindi abbiamo eseguito una velatura su un dipinto monocromo, abbiamo steso il nostro colore, la nostra tonalità di colore complessiva, che in questo caso era rosso, quel tipo di rosso, e poi abbiamo agito per strati fino a dare corpo con colori sempre meno trasparenti e sempre più solidi. È un esercizio che vi consiglio di fare e che è veramente, veramente molto formativo. Vi ringrazio tantissimo per questa visualizzazione e per tutte le visualizzazioni che fate sul mio canale YouTube. Vi ringrazio molto e vi invito, se non l'avete ancora fatto, ad iscrivervi, a mettere mi piace, a condividere il video sui vostri profili social e a commentare come state facendo sotto la descrizione, perché i commenti sono sempre più interessanti e mi danno tantissime suggestioni per prossimi video, ma anche riflessioni su come io sto eseguendo questi video e come posso migliorare nel poterli proporre a voi. Quindi vi lascio come sempre alle ultime pennellate di questo lavoro, vi ringrazio ancora una volta della vostra visione e vi auguro una buona giornata e vi do
il mio arrivederci. A presto.